Ciao ragazzi, buongiorno. Mi sa che il video di questa settimana lo iniziamo così, perché questa mattina stavo ascoltando un po' di notturni di Chopin e tra i tanti mi ha colpito tantissimo il notturno opera 55 numero 1. Secondo me è un brano incredibile, bellissimo. Se non lo conoscete andatevelo ad ascoltare. Questa settimana sono stato pienissimo, però comunque volevo fare un video e la challenge che voglio fare appunto è quella di riuscire a creare dal notturno di Chopin un beat lo-fi che sia comunque interessante, quindi l'obiettivo di oggi sarà dalla classica al lo-fi e quindi al chill. Eccoci qua ragazzi, la giornata di lavoro è finita, quindi ne approfitto giusto un'ora di tempo per poter creare qualcosina partendo dal notturno di Chopin. Questa mattina ero molto preso a bene, quindi per questo voglio anche portarvi un mio momento creativo. Mi capita spesso di prendere un brano che fa riferimento ad un mondo lontano o totalmente diverso e provarlo a trasformare in qualcos'altro. E ho scaricato la partitura per pianoforte, di cui utilizzeremo molto probabilmente soltanto i primi due righi, quindi la melodia principale. Eccoci qua su Logic, vi spiego quali erano le mie intenzioni. Ho la chitarra perché da buon chitarrista vorrei provare a trasportare il tema principale sulla chitarra, e lo faccio soprattutto per avere un intro molto marcio, per intenderci stile registrazioni di Segovia in cui l'effetto nastro è molto presente. Io vado matto per quel tipo di effetto. Poi inseriamo il pianoforte nel momento in cui entra il beat. Il brano originale per pianoforte è in fa minore, ma sulla chitarra è una tonalità un po' scomoda, quindi per questo ho trovato una versione in la minore, sicuramente molto più suonabile. Poi quello che andiamo a fare è semplicemente abbassare la chitarra fino a raggiungere la tonalità di fa minore con il transpose. Allora, proviamo a scendere il tutto di 4 semitoni. Ok, carinissimo l'effetto, sembra quasi un liuto o un non so cosa. Forse la vorrei giusto velocizzare un pochetto. Vediamo. Arrivati a questo punto mi vado ad importare le tracce MIDI del pianoforte. È vero, potrei tranquillamente registrarlo io, ma non ho tempo al momento. Devo fare una bozza veloce in poco tempo, quindi cerchiamo di trovare la soluzione al problema. Proviamo questo tape piano, lo mettiamo alla fine. Ovviamente gli togliamo il levare per poter poi fare entrare il beat. Adesso ci andiamo a prendere dei suoni di drum machine anche provvisori. Ok, adesso ci mettiamo un basso, andiamo a prendere stesso la mano sinistra del pianoforte. Andiamo ad allungare un pochino le note. Questa nota è decisamente troppo bassa, quindi andiamo a mettere un sol. Andrei a doppiare la parte melodica con un sintetizzatore. Ok, perfetto. Allora vado ad aggiungere un po' di ambiente. Ho semplicemente trovato un loop di Logic Airport, quindi lo vado ad inserire. The next day. Eccoci qua ragazzi, qui Rino che sta montando il video. Ieri ho finito il brano in autonomia poiché avevo veramente poco tempo. Volevo far uscire questo video, quindi ho fatto il possibile per poter creare qualcosa comunque di carino. È stata una sfida anche contro il tempo e vi faccio vedere quello che è uscito fuori. Innanzitutto il brano inizia
con questo effetto cassetta. Potete trovare questo plugin gratuito, secondo me è super interessante, e ho deciso di fare iniziare il brano con questa automazione. Fino a qui chitarra e scatolata, sembra un concerto di chitarra classica registrato negli anni 70, negli anni 60. E arrivati a questo punto, switch improvviso, ho deciso di fare una cosa che non ho descritto nel processo creativo, ovvero quello di prendere un discorso dal film Donnie Darko, che è uno dei miei film preferiti in assoluto. L'ho usato semplicemente sotto, in modo da creare quell'effetto lo-fi. Vi faccio ascoltare come ho fatto la transizione. In modo da avere questo effetto wow. Che cosa ho fatto? Ho preso 2 tagli di piano. Tra l'altro questo non mi piace, andiamo a sostituire. Poi ho inserito questa voce e la voce con delay. All'interno del beat ho cambiato un po' i suoni di batteria. Faccio ascoltare tutta la batteria. Ehi. Basso. Questo beat mi ricorda tantissimo i 21 Pilots, non so voi. Vi aggiungo gli accordi di piano. Per dare un pochino di corpo ho aggiunto questo pad, i suoni dell'aeroporto che avevate già ascoltato, ma veramente in sottofondo, e la voce del film. Per finire, effetto nastro che chiude, né più né meno, molto semplice. Ve lo faccio ascoltare tutto. Che dire ragazzi, per il tempo che ho avuto io sono soddisfatto del risultato. Ovviamente si può fare di più, può essere un'idea di partenza su cui poi andare a lavorare eventualmente in qualche collaborazione. Mi sono divertito, se avete qualche consiglio scrivetemelo nei commenti, se avreste fatto delle scelte diverse oppure se vi capita anche a voi di campionare da generi totalmente diversi. Come sapete mi fa sempre molto piacere chiacchierare su queste cose, quindi non fatevi neanche il problema a scrivermi. Intanto, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, usciranno nuovi contenuti anche di questo tipo e noi ci vediamo nel prossimo video. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, ciao!